Grande maison, grande qualità, alta orologeria, grandi calibri. Girard-Perregaux ha fatto la storia dell'alta orologeria. Qualcuno la conosce poco, ma in ogni caso si tratta di una maison che ha scritto davvero la storia dell'orologeria e in pochi sanno che per esempio è molto più prestigiosa di Rolex. Quindi è il caso di parlarne insieme in questa nuova puntata. Benvenuti o bentornati nella nostra stanza degli orologi, qui su TOC, dove parliamo di orologeria, storia degli orologi e storia degli uomini che hanno fatto grandi imprese con i loro orologi al polso. Questa è una nuova puntata del nostro format domenicale Beato tra gli orologi, dove insieme live andiamo a commentare i cataloghi delle maison per capire un po' quali sono le proposte, le novità, i prezzi e anche capire magari in futuro, andando in boutique, quanto sono apprezzate queste maison e magari anche che sconti ci sono. Quindi, senza perdere altro tempo, direi di prendere il nostro affidato MacBook e guardarci assieme il catalogo di Girard-Perregaux. In prima pagina naturalmente non poteva mancare il laureato, il Girard-Perregaux più famoso di tutti, ed è anche l'orologio che ha più declinazioni in assoluto all'interno della maison, un po' come succede per tante altre maison che hanno degli orologi di punta, i loro cavalli di battaglia. Pensiamo per esempio al Royal Oak di Audemars Piguet o al Nautilus naturalmente di Patek Philippe. Royal Oak e Nautilus, che sono stati disegnati, come ben sapete, da Gerald Genta negli anni 70 e che, guarda caso, il laureato di Girard-Perregaux ricorda molto da vicino. Con questo non voglio assolutamente dire che si tratti di un omaggio, perché è semplicemente uno stile di orologi con bracciale integrato, come ce ne sono tanti altri, come per esempio il Rolex Oyster Quartz, però indubbiamente è un orologio che piace, forse anche per quegli stilemi, e Girard-Perregaux fa bene ad utilizzarlo e a ricordarcelo. Quindi con il laureato e poi anche con altri modelli di Girard-Perregaux, perché come stavamo dicendo qui stiamo parlando, ragazzi, di alta orologeria, non stiamo parlando di orologini sportivi. Quindi partirei dal laureato, ce lo guardiamo e lo ammiriamo insieme, anche perché credo che ci sia davvero poco da dire. Eleganza sportiva, i famosi sporty chic, così denominati da qualcuno, ma preferisco eleganza sportiva. 1975 nasce il laureato, coniuga estetica e funzionalità. Nel 2019 è stata presentata la versione Absolute del laureato, senza compromessi, oro rosa, lunetta ottagonale. Insomma, Girard-Perregaux ci ricorda quanto è bello, quanto è figo il laureato, perché effettivamente lo è. Guardate questo crono panda, è magnifico. Credo che questo sia veramente il mio preferito in assoluto, oltre al solo tempo quadrante blu, anche se in quella configurazione ricorda forse un po' troppo il Royal Oak di Audemars Piguet. Questa configurazione panda è fotonica. Io la lascio qua, ce la ammiriamo, ci vediamo fra 5 minuti, ciao. No, scherzi a parte, andiamo avanti, ma davvero mi piace veramente tanto. Crono blu, anche lui magnifico. Poi naturalmente adesso parleremo del calibro, vediamo che cosa dice Girard-Perregaux del calibro all'interno del sito, ma anche tutto il resto, le rifiniture, la perfezione di questo orologio rispecchia appunto l'alta orologeria di cui fa parte. Ancora una versione molto particolare del laureato, lunetta con i diamanti, lo scheletrato, anche questo molto molto apprezzato dagli appassionati, lo si vede spesso su Instagram, sui social. Il laureato, un po' anche come l'Alpine di Chopard, sta veramente facendo man bassa di appassionati. 42 mm, l'unico forse difettuccio di questo orologio, che comunque non veste male trattandosi di una cassa molto particolare con un lag to lag contenuto, però un orologio più piccolo, e ci sono più piccoli naturalmente di laureato, non dispiacerebbe. C'è chi ama avere l'orologio importante, grande, ingombrante al polso, allora si potrà godere un 42 mm. Vediamo un po' questo qua, vediamo anche se ci sono i prezzi, perché al momento non li ho visti. 19.600 euro, costa più di un Rolex Daytona,
Rolex Daytona, che all'interno, come sapete, ha un calibro di manifattura Rolex. In questo caso naturalmente abbiamo un calibro di manifattura Girard-Perregaux. Andiamoci a vedere le caratteristiche principali: 42 mm, spessore 12 mm, è più sottile di mezzo millimetro del Daytona, acciaio 904L proprio come Rolex, impermeabilità 100 metri come il Daytona, movimento Girard-Perregaux 03 300, meccanico a carica automatica, molto sottile, 6,50 mm, un movimento cronografico a 28.800 alternanze. Insomma, ve l'avevo detto, alta orologeria, confermo, alta orologeria per chi non ci volesse credere. Anche quadrante verde non credo che sia male, però questo Panda bianco contatori neri è veramente eccezionale. Voi sapete che amo i cronografi Panda, ne vedete uno al mio polso di Calamai, ce n'è qualcun altro anche qua in giro, sono belli, sono belli. Questo verde non è male, non è affatto male, richiama un po' anche i colori dello Zenith A384 verde con contatori neri, qua invece è soltanto la cornice nera. Il verde, così come per esempio l'HTD dollarone di cui abbiamo parlato in una scorsa puntata e che abbiamo realizzato insieme ad HTD, e poi questo contrasto con il nero a me piace molto. Tra l'altro qui parliamo dell'Aston Martin Edition che abbiamo visto prima alla presentazione del sito di Girard-Perregaux, la creazione più recente, scrivono, e ci sta perché ricorda il verde gara, il verde British, la grande classe di Aston Martin, e si vede in questa foto Aston Martin vuoto, la classe di questo orologio si vede tutta. Veramente c'è poco da dire su Girard-Perregaux. Una volta sono stato anche molto vicino a prenderne uno quando in riserva di carica in particolare si trovava praticamente per 4.000 euro un crono riserva di carica, e non l'ho mai preso e me ne sono pentito sin da subito, ma me ne sono pentito un paio di giorni dopo, tant'è che tanti anni fa, sto parlando di circa 10 anni fa, andai in boutique per riprovarlo con l'intenzione di prenderlo, ma era già venduto, e poi da allora mi è un po' passato di mente Girard-Perregaux, ma devo dire che sono orologi che vale la pena approfondire e vale la pena avere davvero in collezione. Questo è il calibro 03300 ed è bello, Code Genève per l'Age, un calibro bello, non è eccessivamente decorato, ma di sicuro super rifinito, come naturalmente può fare Girard-Perregaux parlando di orologeria di lusso. Come vi dicevo, ci sono anche altre dimensioni, per esempio laureato 38 mm, in questo caso parliamo veramente di perfezione delle misure, 15.700 euro, sono tantini per un solo tempo, però è anche vero che parliamo di orologeria esclusiva, c'è poco da fare. Caratteristiche principali: spessore 10 mm, questo orologio è sottilissimo, 38 mm, 100 metri di impermeabilità, quadrante, il quadrante è magnifico, clou de Paris, rame, quadrante veramente eccezionale, veramente bello. Questo qui andrebbe guardato al microscopio per capire la bellezza delle rifiniture di questo quadrante, che poi si illumina di bianco, veramente bello, padronanza della luce. Questo qui io immagino che sia così bello che non è un orologio facilmente acquistabile come tanti altri orologi dell'orologeria di lusso, dell'orologeria più ricercata. Soprattutto con un quadrante così bello, credo veramente che ci siano code interminabili. Tra l'altro fatemi sapere nei commenti se ne avete mai comprato uno, se avete mai provato a comprarne uno, perché questo qui mi sta piacendo veramente tanto. Non vorrei che mi piacesse più del Panda, del Chrono Panda, però come solo tempo è veramente prelibato questo orologio, veramente saporito. Rotore 18 carati oro rosa, calibro lo abbiamo già visto. Poi Girard-Perregaux abbiamo detto che è alta orologeria, quindi possiamo vedere questo Esmeralda Tourbillon, 508.000 euro, mezzo milione per questo orologio
che naturalmente rispecchia poi la grande maestria orologiera e tecnica di Gérard Perregaux. C'è da dire che in poche maison dell'alta orologeria producono roba di questo tipo, anche perché è poi immagino difficile pensare di piazzarle. Sono quegli orologi, quei pezzi unici. Questa in particolare è un'edizione limitata e non potrebbe essere diversamente, per pochi fortunati collezionisti che possono permettersi il lusso di avere in collezione qualcosa di questo tipo da ammirare. Credo che sia abbastanza difficile da indossare. Vediamo un po' le caratteristiche: diametro 43 mm, spessore 15 mm, anche in questo caso quindi un orologio abbastanza grande, ma molto meno di ciò che ci si potrebbe aspettare per la complessità tecnica poi contenuta. Impermeabilità 30 metri, cinturino alligatore, insomma veramente un orologio di altissima fascia, che dimostra cosa può fare la manifattura di Gérard Perregaux. Vediamo un po': vintage 1945, che questi sono orologi di forma. Gérard Perregaux, maestra dell'orologeria di forma. Tra l'altro questa particolare cassa è un'icona di Gérard Perregaux, come può essere per esempio il reverso di Jaeger-LeCoultre. È chiaro, non gode dell'iconicità del reverso, ma c'è anche da dire che Jaeger-LeCoultre ha fatto del reverso il suo cavallo di battaglia, come Gérard Perregaux ha fatto il laureato il suo cavallo di battaglia. Quindi in questo caso sugli orologi di forma secondo me si gioca su campi diversi, ed è chiaro che Jaeger-LeCoultre col reverso la fa da padrona, però è giusto anche che sia così. Sul laureato invece Gérard Perregaux con il suo orologio integrato surclassa naturalmente il reverso in questo caso. Il 1966, questi sono gli orologi eleganti di Gérard Perregaux, perché abbiamo già detto che si tratta di alta orologeria, e in quanto tale naturalmente parliamo anche di orologi eleganti, ultrapiatti in metallo prezioso. Per esempio questo 40 mm, sempre un po' troppo grande per quello che dovrebbe essere un orologio elegante, che secondo me non dovrebbe superare i 36 o 37 mm. Vale per Gérard Perregaux, vale per tutti gli altri, anche per esempio per l'ultimo 1908 di Rolex. 11.900 euro. In ogni caso si tratta di un prezzo molto abbordabile per quello che è un orologio elegante di Gérard Perregaux, sebbene sia in acciaio la cassa e non in materiale prezioso. 40 mm, spessore 9,4 mm. Questo orologio non fa gridare assolutamente al miracolo, e forse anche come design in particolare, non so a voi, però a me sembra un po' troppo fashion, sembra quasi un, non voglio dire Daniel Wellington perché qua ci bannano, ci chiudono il canale, però insomma non fa gridare al miracolo, non è un orologio che si fa ammirare come altri Gérard Perregaux. Già questo, per esempio, con questo quadrante Soleil dégradé, secondo me è più apprezzabile. Rimane il fatto che è un orologio un po' troppo grande. 40 mm per un orologio spesso meno di 10 mm, tutto quadrante, tra l'altro lo fanno apparire veramente largo, veramente un disco sul polso, cosa che orologi eleganti non dovrebbero più fare. Vediamo ancora che cosa ci propone Breege, l'abbiamo già visto, l'alta orologeria, e poi Cat's Eye. Guarda tutti gli orologi, immagino siano gli orologi più preziosi, con la loro particolare forma ellittica, quindi molto particolare da parte di Gérard Perregaux. Orologi che direi poco ci interessano, anche perché il nostro pubblico femminile è veramente molto risicato, ma c'è in minima parte, quindi questo orologio lo vediamo insieme. 80.000 euro, ve lo potete dimenticare. Torniamo al laureato, e direi che il catalogo Gérard Perregaux mi è piaciuto, e adesso vi dico perché. Un catalogo molto interessante, soprattutto perché, come anche per altri cataloghi, per esempio quello Doxa che abbiamo visto domenica scorsa, è un catalogo senza fronzoli, è un catalogo che ha al listino gli orologi che Gérard Perregaux produce, i pochi orologi che Gérard Perregaux produce, che sono amati e conosciuti dagli appassionati, senza andare oltre, senza
andare a riempire il catalogo di qualsiasi tipo di offerta pur di cercare di trovare l'acquirente e di centrare i suoi gusti e i gusti di qualsiasi acquirente. È chiaro che il tutto è anche dovuto al fatto che Girard-Perregaux appunto è una grande manifattura di alta orologeria, quindi non avrebbe probabilmente neanche la possibilità di aprire decine di linee produttive come succede per alcuni brand che pure abbiamo visto in qualche scorsa puntata. In ogni caso ha una buona offerta, naturalmente incentrata quasi tutta sul laureato, che è l'orologio più amato, più conosciuto e più riconoscibile di Girard-Perregaux, e credo anche che sia giusto puntare sui cavalli vincenti. Il rame da 38 mm mi ha veramente stregato e chissà che non sia da provare al polso, spero di poterlo fare a breve, ma comunque mi ha veramente stupito la bellezza di quel quadrante e vorrei sapere la vostra nei commenti riguardo a Girard-Perregaux e alla sua esclusività, perché Girard-Perregaux è esclusività, c'è poco da fare. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui, se volete iscrivetevi al canale, come sapete è gratuito, a noi fa una grande differenza, e vi do appuntamento ad una prossima puntata qui nella nostra stanza degli orologi su Top.